Ma si vedranno anche i piedini di Francescina? Boh! Sculture, ragazzi, non so quanto ne sapete voi, ma noi molto poco. Eppure, grazie a ben 3 video su YouTube che ho visto io oggi e una decennale esperienza di Riccardo. Io ce l'ho al posto del sangue, la creta. Conrad, diciti che morte dobbiamo morire. Che la prima manche dovete fare un ritratto l'uno dell'altro. Ok. Un mio informatore mi ha detto che scolpiremo con i piedi. Cosa? È vero? Forse. Mi sono preparato, li ho lavati e c'hanno un po' di laniccia. Non vedo l'ora di assistere ai piedi di Francesca, perché guarda, parte del punteggio, mi hanno detto, è anche sullo stato dei nostri piedi, vero? Tu stai perdendo tempo, ma è prezioso. Tanto non è partito il tempo. Aia! Stupido figlio di ferro. Allora, sai cosa sembra il tuo? La coppa del calcio. Madonna. Guarda come si è tutta attrezzata col suo grembiulino, proprio da pro. Ma il mio maestro mi ha detto che il grembiulino è solo per sfigati. Sai chi è il mio maestro? Chi è il tuo maestro? Marco Montemagno. Sì. Marco Montemagno ti ha suggerito anche di metterti una maglia bianca per scolpire con la creta? Sento un contatto con questa Anch'io, struttura, sì. come se mi stesse parlando. Che dice? Fammi vivere. Mi raccomando, poi alla fine tiragli una scalpellata di perché non parli. Ma ora tiro a Francesca e dico perché non stai zitta. Non ho detto niente! Guarda che bello il tuo. Ma che dici? Sembra già una faccia, il mio sembra solo una patata. Il mio ha una schiena veramente enorme, ma voi immaginate che è Riccardo dopo la palestra, Il tuo naso, eccolo qua. Tu sei deforme, sei gobbo e brutto. È vero, sembra il capo, sì. Bisogna usare anche degli strumentini. Degli strumentopoli misteriosi? Sembrano le statue dell'isola di Pasqua. Ah, che è la Befana! Oh, questa è la mia rappresentazione di Francescina. Ah, sì. Oh, una bella doccia, Francesca. Non ti preoccupare, tra poco avrai dei bellissimi capelli. C'è stato un momento in cui Fra è entrata in camera per prendere i tovaglioli. Sembrava un gigante di Attack on Titan. Che Rick. Comunque è bellissimo come io guardo quello di Francesca e faccio: oh, Francesca, bravissima, brava. Guarda il mio, ma che merda è. No, ma io non sto commentando le tue doti, sto commentando le tue scelte. Quella di Rick sembra un po' etrusca. Dante. Tu proprio bello. Anche tu è bello, se non fosse che poi mi ricordo che sono io, quindi. Ma non ci assomiglia, come mai? Ecco. Ah, cavolo, ma col ciuffo è tutta un'altra cosa, eh. E stop. Questo è Riccardo nella sua versione nuda, a quanto pare. Non ho fatto in tempo a fargli la maglietta. Guarda che hai fatto anche i muscoletti dietro. Ah no, avevi fatto i muscoli. Vabbè, è una maglia aderente. Così aderente che gli ha fatto un solco nel collo. Esatto. Rick invece cosa hai da mostrarci? Francescina. Oh, sai che però effettivamente col ciuffo. Hai visto? Cambia tutto, vero? Ecco qua, questa è la sua Grazie. visione. E questa invece è la mia, Riccardo. Sembra un giocatore di calcio. Allora, io dirò, Francesca, sei stata molto brava. Se vedessi la tua opera senza sapere che è un ritratto di Rick, potrei comunque capire che è un ritratto di Rick. Ti darei 45 punti. Riccardo, si capisce comunque che hai provato a fare Francesca, soprattutto grazie al ciuffo. Forse ha un po' di scogliosi. Mi fa un po' paura guardarla, quindi ti darò 32 punti. Vedi che ho colto l'essenza di Francesca. Lavinia invece cos'hai da dirci? Rick secondo me era partito male, però vedendola con la ripresa da vicino ha guadagnato un po' di punti in più rispetto a quelli iniziali, quindi a lui darò 27 punti. Per quanto riguarda Francesca, il poco tempo che ha avuto a disposizione ha fatto una scultura molto bella, quindi anche io darò a lei 45 punti su 50. Grazie. Francesca ha un punteggio complessivo di 90, mentre Riccardo 59 punti su 100. Prossima manche. La Statua della Libertà. Cosa? Ma Statua della Libertà nella sua interezza? Io vi lascerei decidere, ma la farei intera. Decidete voi con quale grandezza. Tanto Francesca vediamo che ha acquisito una maestria. Forse più che altro l'aggressività. Francesca, il tuo fil di ferro si ammoscia, ma poi ci metti una pezza quando metti la stagnola attorno. Guarda, che io faccia ammosciare il fil di ferro me l'hanno detto in tanti. Cosa significa? Francesca si sta trasformando in me. Cacchio, stavolta Rick ha fatto una struttura più sapiente, però.
Come va Francesca? Mi manca un po' il concetto di statua. Ma come? Stiamo letteralmente facendo delle statue? C'è la libertà ma non c'è la statua. Saluto romano per Francesca. Non era questa l'intenzione. A 7 minuti e 45 direi di lanciare il primo imprevisto. Cambio di strumenti, potete usare solo le vostre mani e delle posate. Se vi vedo utilizzare altri strumenti, vi tengo d'occhio. Poi il fatto che questo braccio sia flessibile mi permette di fare degli interventi, poi dare una sistemata così e rimetterlo a posto. Stop al tempo. Bellissima la tua, ti è venuta proprio bene. È completamente diversa, però è bella, guarda, c'è pure la mano. Sembra la versione della Blizzard della Statua della Libertà. Ora ci siamo scambiati? Sembra Dante. Purtroppo non hai messo il libro. No, l'ho messo, eccolo. Sciolto. Oh! Oh, vabbè, potrò puntare Ma anche su tu qualcosa. non è che sia tanto come... Almeno si capisce che è una tavola. Sembra un tutt'uno col vestito. Del tuo mi piace quell'accenno di viso che io avevo troppo paura a fare perché pensavo di rovinarlo. Ho detto è così piccolo che preferisco fare tutto quanto il resto bene. E sembra triste. Lo è perché ha perso. Non ha l'articolazione del braccio, ha una chela. Mentre io una cosa che mi piace è la mano. Ti è venuta proprio bene, infatti. Allora, Riccardo ha fatto un ottimo lavoro. Mi piacciono i dettagli del vestito e delle mani. Sembra un po' una tua reinterpretazione della Statua della Libertà, che però rimane riconoscibile, quindi ti darei 41 punti. Francesca, secondo me hai cominciato lenta e poi hai recuperato. Ti meriti un po' meno di Riccardo, sebbene il tuo libro e in parte la tua corona sono ben fatte. Quindi ti do 28 punti. In questo caso mi sento di dare a Rick 39 punti e a Fra 29, perché comunque anche lei ha fatto un buon lavoro, semplicemente quella di Rick mi sembra più dettagliata, più pulita. Questa manche si conclude con un vantaggio di Riccardo con 79 punti su 100, mentre Francesca 57. The next day. We are back. È passato un giorno da quando abbiamo iniziato questa sfida, ora È il basta. momento di finirla, Conrad, quindi. Terza manche. Dovete realizzare una creatura fantastica. un tuo ritratto. Grazie. Un unicorno. Ah! Ah! Un unicorno. Palese unicorno. Ah, ma lui sta facendo solo la testa. Sì. No, no, ha molto più senso. Ora stai facendo solo la testa. Mi ha letteralmente copiato, Perché è tutta dura sta creta? Anche la tua è così dura. That's what she said. È dura e screpolosa. That's what she said. Nessuno ha detto che l'unicorno non può essere invece di un cavallo un cavalluccio marino. La definizione di unicorno è un cavallo con un corno. Ok, mamma. Altrimenti sarebbe un Polikmonsky cornuto. Comunque Francesco continua a copiarmi. Sto facendo un unicorno e tu stai facendo un unicorno. Cioè, scusa, la lamentela è che stiamo facendo la stessa cosa. Sì, sembra una papera, guarda. È veramente una papera. Ragazzi, è finito il tempo e voi state ancora continuando, ma l'opera non è ancora conclusa, perché si deve attivare un imprevisto. Giù dal burrone. Fai cadere la vostra statua dal tavolo e verrà giudicata. È ingiusto. Se l'avessi saputo prima, il corno l'avrei messo più stabile, invece adesso mi si stacca. Lui invece ha un pezzo di ferro nel corno, è ovvio che non gli si No, stacca. allora... Oh! Basta! È diventato un cappello. uncino. Beh, Francesca, è il tuo momento. Qui l'abbiamo fatto cadere in modo più rovinoso possibile Esatto. per cercare di distruggere le nostre opere. Quindi vale o non vale come imprevisto? C'è scritto fallo cadere dal tavolo. Potete decidere come farlo cadere. Oh! Oh! No, non è più un unicorno. Sembra
sta facendo una smorfia. Posso dire che il mio ne è uscito non così male. Ok, non è più un unicorno, ma comunque è un bel cavallo. Il mio è ancora un unicorno. Beh, punteggi? Non stai piangendo? Sono tristissima. Ci abbiamo messo mezz'ora a fare questi cavalli. Unicorni. Allora dai, punteggi. Francesca è sopravvissuta completamente all'impatto, se non per il corno. Però è ciò che rende l'unicorno un unicorno, quindi adesso è solo un cavallo. Ti darò 31 punti. Riccardo, apprezzo che il corno avesse avuto il fil di ferro e che quindi sia sopravvissuto, ma adesso è un po' meno. È molto vecchio e sta perdendo i capelli quel povero unicorno, quindi ti darò 25 punti. Però posso dire che secondo me c'è anche una componente di dinamismo. Cioè lui sta correndo in questo momento. Contro la parete sta correndo. 26 punti. Mi avete convinto con la vostra retorica. La Io ti vostra. ho convinto va bene. Lavinia? Allora darò a Francesca 50 meno 10 per l'assenza del corno, quindi 40 punti per Francesca. Nel caso di Riccardo, a parte essere palesemente il suo unicorno rastafariano, Hai qualcosa contro i Rasta, Lavinia? a Rick darò 32 punti e se continua a parlare forse ne darò anche di meno. Riccardo che viene quasi penalizzato dalla sua retorica. Se avete i Rasta, scrivete nei commenti che questo punteggio è ingiusto. Togliemeli, uno per ogni Rasta che ho, Tu non hai razza. Appunto. Quindi questa manche si è conclusa con 71 punti per Francesca, 58 punti per Riccardo. Ultima manche. Non sarebbe una sfida di scultura se non vi facessimo fare anche un bel vaso. Vi servirà la struttura? Debatable. Allora, un vaso. Fatto. Se non lo apprezzate, non capite l'arte. Tira dei pugni e poi in montaggio sostituisci con questo. Oh, finito. Mi ritiro. Guarda, lei sta utilizzando una tecnica. Piano piano fa così e fa il vaso. Sì, ma non so se vedi dove mi sta portando questa tecnica, ma non molto lontano. Mi sa che è giunto qui il momento del nostro ultimo imprevisto. I nostri 2 imprevisti. Come in un film. Dovrete ricreare la scena di un celebre film, Ghost, assieme ai vostri montatori. Anna, accomodati pure dietro Francesca. Antonio, dietro Riccardo. Grazie. No! Antonio prende più spazio. Contribuisci pure, vai. Va bene, allora. Ma stiamo facendo Sì. Un vaso. Ok. Sì, ma perché stai facendo il Titanic? Hai sbagliato film. Dai, fammi toccare. Se me lo tocchi me lo rovini. È tutto molto equivoco. Che cos'è questo? Non è, ma perché stai fermo? Nel coso. No! Va detto che Anna e Francesca sono molto più collaborative. Oh! Antonio, no! Lo screen al computer. Abbraccialo con tutto il tuo amore. Quanto manca? Quanto manca? No, non una carezzina. È super delicato. Facciamo a te la carezza. No. Ma perché sei così caldo e bollente? Non lo riempire d'acqua prima del dovuto. Aspetta, aspetta. Tu sei un empio demone. No. No. Facciamolo un po' creativo. Finisco prima del previsto. Più creativo. Madonna, levati dal cazzo. È inarrestabile, ragazzi. Non è più... No! E questo? Grazie, Anna. Ragazzi, sta per terminare il tempo. Finito. No, guarda, sono arrivato proprio alla fine, se me lo distruggi adesso ti faccio un gigantesco. C'era già un È finita la manche. Allora vai. Vai via. Fallimento. Allora, Francesca, per essere stata anche assistita dall'imprevisto, quel vaso è davvero un fallimento. È davvero brutto. Ma ti do 20 punti grazie all'impegno. Riccardo, benché Antonio abbia infastidito molto, te la sei cavata piuttosto bene. Ti darò, anche per i dettaglini che hai messo all'esterno del vaso, 35 punti. Te invece Lavinia? Allora, per quanto riguarda Francesca, a parte essere leggermente sciolto, vorrei porre l'attenzione sui
manici che mi fanno pensare più ad una sorta di tazza rispetto a un vaso. No, è un'anfora. Un po' storta quest'anfora, quindi le darò 25 punti. Rick secondo me si riesce a percepire meglio che si tratta di un vaso, anche per il modo in cui ha disposto i manici. In questo caso lui darò 37 punti. Riccardo ha 72 punti e Francesca ne ha 45 in questa manche. Finiamo sta sfida, chi ha Vai. vinto? Qui abbiamo un vincitore, ma che scultori sareste se prima non provaste che riuscite anche a scolpire con i piedi? Che vuol dire? È arrivata, lo sapevo! Siete tutti morti! Ma stammi lontano. Che schifo. Dovete scolpire la Torre Eiffel. Certo! Tolgo la laniccia dai piedi. Ma si vedranno anche i piedini di Francescina? Boh! Wow! Anzi, un piede. Schifo, c'ho tutti i piedi bagnati, non mi toccare. Cacchio, che male alle anche. Vabbè, io ho quasi finito. No! Ho finito, tu? Dai, ti aiuto. No, stai alla larga, la mia Tour Eiffel. Questa è la mia. Pure con i piedi! Eh? Chi ha vinto? Datemi un punteggio da 1 a 10. E a Francesca contiamo. 3, 2, 1, 6. A Riccardo. 3, 2, 1, 4. Prima di questo punteggio qui, i punteggi differenziavano solo di 5 punti, 263 per Francesca e 268 per Riccardo, più 12 porta Francesca a 275 e Riccardo 8 punti, 276. Ha vinto Cioè, ho Riccardo perso. per un punto. Un punto! Sì!